Bentrovati ragazzi, parliamo dello scoppio della rivoluzione americana. Queste lezioni sulla rivoluzione americana sono da collegare immediatamente alle ultime lezioni intitolate 6-700 colonialismo. Durante quelle lezioni, anche nell'ultima lezione, abbiamo parlato delle colonie inglesi in Nord America e della loro situazione poco prima dello scoppio della rivoluzione. La rivoluzione americana è una delle tante rivoluzioni del Settecento, no? Secolo delle rivoluzioni per antonomasia. Abbiamo visto che intorno al 1760, quando sale sul trono d'Inghilterra, anzi di Gran Bretagna, il nuovo re Giorgio III Hannover, le colonie americane se la passano bene, hanno delle tasse piuttosto basse, molto basse. Giorgio III non è d'accordo, bisogna che anche gli americani paghino le tasse. Perché? Perché l'Inghilterra, ripeto quello che abbiamo detto alla fine della lezione precedente, alla fine della lezione dell'ultima sul colonialismo, aveva costituito un debito pubblico molto forte per finanziare la guerra dei 7 anni che si era fatta in America. La guerra dei 7 anni si svolge in tutto il mondo, ma si era realizzata in America del Nord anche e soprattutto per salvare, per aiutare i coloni inglesi nel Nord America che avevano dimostrato manifestamente di non essere in grado di combattere contro francesi e indiani pellirossa, i nativi alleati dei francesi. Quindi Giorgio III dice: ma come? Noi abbiamo speso un sacco di soldi per salvare gli americani e questi pagano pochissime tasse. Poi ricordate l'altro problema, il problema della legislazione mercantilistica. I coloni americani erano costretti a importare, ad acquistare qualunque tipo di merce che loro non fossero capaci di produrre, cioè quasi qualunque cosa, dall'Inghilterra per arricchire appunto la madrepatria, l'Inghilterra, la Gran Bretagna. Questo non andava bene agli americani, inibiva lo sviluppo di una propria industria. C'erano miniere di ferro, gli americani non potevano lavorarlo al loro interno, dovevano esportare ferro grezzo in Inghilterra, poi in Inghilterra quel ferro grezzo veniva trasformato in manufatti di ferro che poi venivano acquistati dagli americani, d'accordo? Mercantilismo, protezionismo, ok? Bisognava acquistare solo dagli inglesi, non si può produrre ciò che gli inglesi ci possono vendere, non si possono acquistare prodotti magari migliori, di migliore qualità, a prezzo più basso dai mercanti olandesi o francesi, dalle Antille olandesi o francesi o spagnole, perché vengono messi dei dazi, no, all'entrata, oppure questi prodotti vengono vietati. L'America è una massa di consumatori che deve per forza acquistare prodotti inglesi, non da altre nazioni, e non può neanche l'America, le colonie americane non possono neanche produrre al loro interno questi prodotti. Abbiamo visto che comunque le tasse erano molto basse. Giorgio III arriva sul trono, è un re, l'abbiamo visto l'ultima volta, molto più forte dei suoi due predecessori a nome, Giorgio I e Giorgio II, che avevano lasciato spadroneggiare un Parlamento dominato dai Whig, dai liberali, un Parlamento sempre più corrotto. Giorgio III invece si impone, manda all'opposizione i Whig, compreso il grande William Pitt il Vecchio, che l'aveva implorato di non provocare gli americani, di non avere un pugno duro con gli americani, perché conoscendo il mondo e la cultura degli americani essi si sarebbero ribellati. Quindi anche William Pitt viene messo all'opposizione, si formano i governi degli amici del re, non più governi Whig, governi in qualche modo manovrati dal sovrano Giorgio III. C'erano dazi e c'erano divieti verso l'ingresso di merci straniere non inglesi nelle colonie americane, ma gli americani trasgredivano tutto questo perché il contrabbando era ampiamente tollerato, gli americani illegalmente compravano senza dazi o aggirando i divieti anche prodotti olandesi, francesi e così via. Allora Giorgio III queste cose non vanno bene. Giorgio III e il suo primo ministro Granville pensano che gli americani debbano pagare le tasse, ma attenzione, il problema non è tanto aumentare le tasse, quanto proprio il principio, fargliele pagare, d'accordo? Gli americani devono comunque contribuire
alle spese della Gran Bretagna, anche per la Gran Bretagna, ripeto, ha speso tanto per difenderli nella guerra appena finita, nella guerra dei 7 anni. Il sistema doganale, questo che non veniva rispettato, ecco, Giorgio III, l'Inghilterra fanno in modo che il sistema doganale, i dazi d'entrata per le merci straniere, il sistema doganale sia molto rafforzato, che le merci straniere non possano assolutamente entrare nei porti americani, che i dazi siano rispettati, d'accordo? Quindi c'è una stretta molto forte da parte del nuovo indirizzo politico di Giorgio III. Si rende molto più efficiente il funzionamento degli uffici doganali, il mercantilismo viene reso molto rigoroso, molto più rigoroso, le merci degli altri paesi hanno più difficoltà ad entrare di contrabbando. Gli americani non sono tanto contenti di questo. Nel 1765 abbiamo una nuova tassa approvata dal Parlamento inglese su input naturalmente di Giorgio I, è lo Stamp Act. Attenzione, non è una tassa sulla stampa, è un provvedimento sui bolli, cioè si chiama legge sui bolli. Sapete che stamp adesso, anche adesso in inglese, significa francobollo. Che cos'è lo Stamp Act? È una tassa indiretta, no? Praticamente su moltissimi documenti pubblici, e pensate anche sui giornali, deve essere apposto un bollo, no? Come le marche da bollo che noi paghiamo, le attacchiamo, marche da bollo, quelle sono tutte tasse che si prende lo Stato. Dall'Inghilterra arrivano i bolli, gli americani devono acquistare, quindi una tassa indiretta, perché moltissimi documenti pubblici, ma anche tutti i giornali, devono avere questo bollo stampigliato sopra. Gli americani non ci stanno, d'accordo? Secondo loro questa è una tassa illegittima. Attenzione, anche questa tassa, come altre, abbiamo visto nella lezione precedente, sono delle tasse piuttosto lievi, non sono delle tasse gravose, però bisogna comunque imporre il principio. Tutti gli americani devono comunque contribuire al, a ripianare il debito pubblico inglese. Gli americani si ribellano allo Stamp Act. Molti sottolineano il fatto che lo Stamp Act vada a colpire la libertà di informazione, la libertà di stampa, perché il bollo deve essere applicato anche sui giornali, d'accordo? E in ogni caso viene considerata una tassa illegittima. Non, ripeto, per l'entità della tassa in sé, ma per il principio. Gli americani si trovano a pagare tasse alla madrepatria inglese senza essere eletti nel Parlamento inglese. Si scopre un'America colta, un'America di persone che conoscono le dottrine di Locke, di Montesquieu, del giusnaturalismo. Questi grandi teorici del sistema liberale cosa dicevano? Che un Parlamento, per poter imporre le tasse o per considerare comunque legittime tutte le sue leggi, i suoi editti, deve essere un Parlamento rappresentativo. La polemica quindi si sposta sulla rappresentatività del Parlamento britannico. Ovviamente i coloni americani non votavano per il Parlamento britannico, allora dicono quel Parlamento non è rappresentativo, fa delle leggi, emana degli atti per cui ci costringe a pagare le tasse, ma noi non votiamo per quel Parlamento. Nasce lo slogan No taxation without representation. Niente tasse, niente tassazione senza rappresentanza. I coloni americani non possono votare per il Parlamento inglese, non possono essere eletti al Parlamento inglese, anzi al Parlamento britannico, e quindi considerano le tasse approvate dal Parlamento britannico dei provvedimenti abusivi. Cosa succede? Molti chiedono di essere eletti al Parlamento inglese, no? Di poter votare e di essere eletti al Parlamento inglese, così che il Parlamento inglese sia rappresentativo anche
dei coloni americani, cioè che i coloni americani in America diventino cittadini come tutti gli altri, come cittadini inglesi. Ovviamente quest'idea comunque presentava dei grossi problemi per essere applicata. All'epoca non c'erano i trasporti aerei come oggi, anche facendosi eleggere al Parlamento inglese bisognerebbe poi attraversare l'Atlantico, attraversare l'oceano per poter effettivamente partecipare ai lavori del Parlamento, d'accordo? Alcuni americani iniziano già a pensare invece all'indipendenza, a rendersi autonomi dalla madrepatria britannica. In ogni caso le proteste contro lo Stamp Act nel 1765 sono immediate. Guardate che sin dall'inizio le prime proteste dei coloni americani che porteranno alla guerra d'indipendenza sono proteste violente, non sono solo proteste pacifiche. Ci sono aggressioni ai funzionari inglesi, vi è la distruzione dei bolli che arrivano all'interno delle casse nelle navi inglesi. Questi bolli vengono presi, gettati in mare, comunque distrutti. Molte città o colonie americane, ricordate che erano 13 in tutto, iniziano il boicottaggio delle merci inglesi, quindi sin dall'inizio, dal 65, ci sono rivolte violente, scontri violenti, tant'è vero che Giorgio III fu indotto nello stesso anno a revocare lo Stamp Act, d'accordo? Vinsero in qualche modo gli americani, Giorgio III però non si dà per vinto. 2 anni dopo, nel 1767, fa realizzare dal Parlamento, fa approvare dal Parlamento altri provvedimenti che gli americani non possono accettare. Viene aumentato il numero dei prodotti soggetti a dazio, d'accordo? E in particolare il tè, che gli americani generalmente compravano dagli olandesi. Gli americani consideravano il tè portato dalle navi olandesi molto migliore rispetto al tè commercializzato dalle navi inglesi. Il tè e la carta subirono dei dazi molto forti, quindi per acquistare il tè olandese o la carta francese bisognava pagare di più, mentre ovviamente il tè inglese era a un prezzo molto più basso. Gli americani considerano questo inaccettabile, è un modo per spremerci, per arricchire le compagnie navali private, d'accordo, gli affaristi inglesi. Per questo noi siamo costretti a comprare necessariamente i prodotti inglesi. Ricordate che il sistema doganale nei porti viene gestito militarmente, quindi è molto più difficile che entri tè o carta di contrabbando, d'accordo, senza che la dogana se ne accorga. Gli americani anche questa volta non ci stanno e ricominciano le polemiche contro la rappresentatività del Parlamento inglese. Fate attenzione, il Parlamento inglese viene messo sotto accusa non solo per il motivo che vi ho detto prima, cioè perché gli americani non concorrono alla sua formazione, non votano per esso, non possono essere eletti, ma anche per un motivo che ho già detto parlando dell'Europa, della storia dell'Inghilterra nel 600 e nel 700. Il Parlamento inglese viene eletto da pochissime persone, i più ricchi, soltanto 250.000. Ma non è tanto questo, perché in tutta Europa il suffragio è strettamente limitato per censo. Il problema è il sistema elettorale inglese che, come vi ho già detto appunto nelle lezioni sull'Inghilterra, è un sistema elettorale assurdo e irrazionale. I collegi elettorali non rispecchiano la presenza della popolazione. Succede che vi siano i cosiddetti rotten boroughs, i borghi putridi. I borghi sono i borghi elettorali, i collegi gli inglesi li chiamavano borghi. Significa che ogni eletto alla Camera dei Comuni inglese non rappresentava correttamente la popolazione. Gli eletti non erano in proporzione
della popolazione che votava. Nei Rotten Boroughs, magari per eleggere un rappresentante alla Camera dei Comuni, votavano solo 20 persone, magari c'erano borghi elettorali, collegi elettorali di poche case, dove tra l'altro votavano solo 20 persone, 30 persone, 60 persone, capite, dove il voto tra l'altro era facilmente controllabile, ci si conosceva tutti. Il signorotto del luogo faceva eleggere suo figlio, suo fratello, eccetera. Mentre vi erano grandi città, per esempio con 50.000 abitanti, che eleggevano, capite, anch'esse un solo rappresentante. Quindi, cioè, i rappresentanti alla Camera dei Comuni, spero di riuscire a spiegarmi, non erano in proporzione alla popolazione. Vi erano i Rotten Boroughs, che erano zone ingiustamente sovrarappresentate, dove pochissimi elettori eleggevano un rappresentante alla Camera dei Comuni, mentre in altre zone per eleggere un rappresentante ci volevano molti più votanti. C'erano addirittura zone, soprattutto città o determinate contee, dove non si votava, quindi era tutto assolutamente irrazionale. Tant'è vero che fu fatto un calcolo da alcuni appunto esponenti dell'indipendentismo americano. 250.000 inglesi e scozzesi votavano per il Parlamento britannico di Westminster. Di questi 260.000, 6.000, quelli dei borghi putridi, eleggevano il 50% dei deputati alla Camera dei Comuni, capite? Mettendo insieme tutti i borghi putridi, i borghi piccoli, i borghi elettorali dove votavano poche persone, si vede che il 50% degli eletti alla Camera dei Comuni viene eletto da 6.000 persone, quelle dei borghi putridi, mentre le altre 244.000 altri 204.000 elettori eleggono l'altro 50%. Quindi vedete, è il sistema elettorale che è irrazionale, è completamente assurdo. Quindi dicono gli americani, il Parlamento non è assolutamente rappresentativo, è un Parlamento oligarchico dove il potere viene gestito da pochi signorotti di campagna che eleggono un rappresentante perché hanno degli amici in quelle poche case del collegio elettorale che servono per eleggere un rappresentante, d'accordo? In questi dibattiti, queste discussioni, queste polemiche si scopre l'esistenza di un'America colta, di un'America che rivendica i propri diritti, di un'America che è disposta a fare la rivoluzione, una guerra d'indipendenza, non solo per motivi economici o per interesse affaristico, ma anche per motivi di principio, per avere la libertà di culto, per avere la libertà di decidere da soli le tasse, per avere appunto un Parlamento rappresentativo. C'è un'elite colta, d'accordo? Soprattutto quella dei gentleman rurali del sud, imbevuti di opere della letteratura latina, di Cicerone, classici della Repubblica Romana, che vestono proprio i panni dell'oratoria dell'antica Repubblica Romana e prendono da lì le idee di libertà. Questi leggono un sacco di libri, fanno riferimento ai filosofi giusnaturalisti, liberali, empiristi come Bacone, come Locke, leggono Montesquieu, sono imbevuti di cultura illuministica e dei principi dell'illuminismo europeo, sono anch'essi illuministi. Guardate che personaggi che citeremo come Washington, Franklin o Jefferson erano anche dei grandi intellettuali che hanno scritto libri, erano dei veri e propri illuministi americani, anche quelli più radicali, ovviamente come Tom Paine o tanti altri, Trenchard, Gordon, che spesso non vengono studiati in filosofia o vengono sottovalutati perché essendo americani nel Settecento, diciamo, la cultura americana viene sottovalutata rispetto alla cultura europea. Un'America, quindi si scopre un'America che leggeva, un'America in cui si stampano molti giornali, un'America in cui tantissime persone discutono di politica e hanno una cultura, anche persone delle masse popolari. Come si accorse un francese in viaggio in America, Tocqueville, che scrisse appunto La democrazia in America. Dice,
Pochi sono quelli, quelli proprio i saggi come in Occidente, le persone geniali, ma c'è una massa di persone a un livello medio che comunque la massa, la media è molto più colta ed è molto più attaccata, consapevole dei propri diritti rispetto alla media delle popolazioni europee. È vero che Tocqueville scrive anche delle cose piuttosto inquietanti sulla democrazia americana e in generale sui pericoli della democrazia egualitaria, però Tocqueville rende omaggio all'America dicendo guardate c'è una diffusione di cultura, c'è un'attenzione proprio per la rivendicazione dei propri diritti. Questo William Pitt l'aveva detto a Giorgio III, fai attenzione, che gli americani sono un popolo fiero, colto, che vuole autodeterminarsi, se vengono provocati si ribelleranno, si renderanno indipendenti. William Pitt il Vecchio, Giorgio III, come abbiamo visto, non ascolta. Dal 1767 iniziano veri e propri scontri armati, violenze, e, che vanno fino al 1673 quando davvero scoppia la guerra d'indipendenza. Molti diranno perché la guerra non scoppia prima, cioè dal 67 al 73 abbiamo praticamente 7 anni di tregua armata, in cui però succede di tutto, ci sono episodi di violenza contro funzionari britannici, spesso vengono presi e gettati in mare, ci sono scontri tra l'esercito inglese e le milizie di ciascuna delle singole colonie, sono 13 milizie diverse. Nel 1770, negli scontri di Boston, i militari inglesi sparano sulla folla durante una manifestazione e fanno 5 morti. Tant'è vero che nel 1770, lo stesso anno, Giorgio III tornò indietro, così come ricordate con lo Stamp Act lo revocò, questa volta revoca anche i dazi di cui abbiamo parlato prima, i nuovi dazi nel 1767, ma ormai l'America è avviata verso la ribellione, l'indipendenza. La guerra formalmente non scoppia prima perché gli americani durante questi anni non sanno che fare, non hanno un vero e proprio esercito. Abbiamo visto che avevano dimostrato di non riuscire minimamente a combattere contro francesi e indiani in precedenza. Abbiamo visto che le 13 colonie non sono un complesso unitario, sono una per sé, litigano continuamente tra di loro, non esiste un esercito che possa credibilmente e ragionevolmente competere con l'esercito britannico, che è l'esercito, è la flotta più potente del mondo, cioè gli americani sono timidi, non sanno come portare avanti una guerra di indipendenza. Come fanno contro la madrepatria che è la prima potenza del mondo? Inoltre, guardate che dichiarare deposto il proprio re e proclamare una repubblica non è una cosa facile all'epoca. Gli americani leggevano Montesquieu. Montesquieu, come ho spiegato parlando di lui in un'altra lezione, sosteneva che le repubbliche potevano esistere solo in territori molto piccoli, dove ci si conosceva tutti, un po' come la Repubblica di Venezia, repubblica oligarchica con poche centinaia di famiglie, oppure la Repubblica di Genova, la stessa cosa, oppure i cantoni svizzeri, che non poteva esistere una repubblica, un territorio immenso. Adesso è diverso, ma all'epoca gli americani si trovavano un po' primi nel mondo occidentale a dover fondare una repubblica in un territorio enorme, d'accordo? E non sapevano come fare. Non era un passo facile dichiarare deposto il proprio re. Il re, anche agli occhi dei più accesi indipendentisti, era comunque una figura sacra, era pur sempre il re. All'epoca tutti gli stati erano abituati ad avere un sovrano, quindi capite, per ragioni di timidezza psicologica o per ragioni anche proprio pratiche e logistiche, ci sono questi 7 anni di scontri diffusi, di scontri violenti, ma non coordinati da parte delle 13 colonie, senza che venga dichiarata un'indipendenza,
senza che si precisi quale debba essere un nuovo Stato indipendente, senza che vi sia una guerra regolare, una guerra di indipendenza regolare. Ad ogni modo, nel 1773 si verifica la goccia che fa traboccare il vaso. Giorgio III provoca ancora gli americani. Succede che nel 1773 il Parlamento inglese vara un editto che consente all'East India Company, ne abbiamo parlato altrove, ricordate la compagnia inglese potentissima, corrotta, la compagnia inglese delle Indie orientali, East India Company, consente all'East India Company di vendere agli americani in regime di monopolio sotto costo un'enorme quantità di tè che era rimasto invenduto, d'accordo? Gli americani non ci stanno. Gli americani sostengono che questo provvedimento dimostra che il Parlamento inglese è sottomesso agli interessi degli affaristi e dei corrotti dell'East India Company. Questa compagnia navale che si chiama, lo dice il nome stesso, East India Company, opera dove? In India, nelle Indie orientali, cioè in Asia, nell'Oceano Indiano. Cosa c'entra l'America? Cosa c'entra il Nord America? Niente. Semplicemente l'East India Company non era riuscito a vendere del tè di scarsa qualità, ormai vecchio, cioè un tè scarso. Per non rimetterci, il Parlamento inglese ha detto lo vendete in regime di monopolio a prezzo bassissimo agli americani. Gli americani ve lo comprano. Gli americani non vogliono comprare il tè dell'East India Company. Cioè, sembra una cosa fatta apposta appunto per far arricchire l'East India Company al di fuori dei meccanismi di mercato, d'accordo? Vendere un tè ormai andato a male, un tè vecchio a prezzo bassissimo, ovviamente impedendo agli americani la scelta di acquistare il tè molto migliore che veniva dalle navi olandesi. Quindi la rivoluzione ormai inizia, la rivoluzione americana nel 1773. A Boston, che è sempre stata, Massachusetts nel nord, è sempre stata una delle città più dure nelle proteste contro gli inglesi. A Boston è un caso famoso, alcuni cittadini, alcuni bostoniani, travestiti da nativi americani, da indiani pellirosse con il caratteristico copricapo, salgono sulle navi della compagnia dell'East India Company che si trovano in porto, nel porto di Boston, prendono le casse con il tè e lo distruggono gettandolo in mare. Questo viene chiamato anche ironicamente il Boston Tea Party, d'accordo? Il party del tè di Boston. La risposta di Giorgio III, del Parlamento inglese, delle autorità inglesi è durissima, d'accordo? Il Parlamento inglese approva delle leggi durissime. Il porto di Boston è isolato, la colonia del Massachusetts è occupata dalle truppe britanniche e il governatore del Massachusetts viene sostituito da un militare con dei poteri molto ampi. Ormai tutti si sono convertiti, gli americani, all'indipendenza, ma come si fa questa guerra dell'indipendenza? Non abbiamo finanziamenti, non abbiamo neanche un esercito. I delegati delle 13 colonie si vedono una prima volta a Filadelfia, Filadelfia che figurerà come capitale provvisoria degli Stati Uniti d'America. Si vedono i delegati, attenzione, di tutte le 13 colonie, fanno un congresso nel 1774, il primo congresso dei delegati delle colonie a Filadelfia. Attenzione, Filadelfia in italiano si scrive FF, non c'è bisogno di scriverlo PH, c'è il nome italiano. Questo congresso, pensate, non realizza niente, cioè c'è ancora una forte timidezza, un'incapacità di prendere decisioni da parte degli americani. Questo congresso che cosa fa? Invita soltanto le colonie al boicottaggio totale delle merci inglesi, però non c'è altro, c'è solo il boicottaggio totale delle merci inglesi. Nel 1775 c'è un nuovo congresso a Filadelfia, mentre gli scontri continuano e l'esercito inglese ha buon gioco nell'occupare
la maggior parte delle colonie americane, gli americani non sanno come difendersi. E nel 75 c'è un secondo congresso a Filadelfia dove dopo che si sono verificati numerosi scontri armati, per esempio nell'aprile 75 un vero e proprio conflitto a fuoco nel Massachusetts tra la milizia locale e l'esercito inglese. Questo secondo congresso di Filadelfia e invece prende una decisione fondamentale, la costituzione di un esercito di liberazione nazionale, comandato da George Washington. Attenzione, George Washington quindi è il capo di questo esercito, il capo dell'esercito indipendentista americano. George Washington era un piantatore virginiano, attenzione, un latifondista virginiano del sud, proprietario di schiavi, che aveva messo se stesso in rilievo durante la precedente guerra dei 7 anni, quindi aveva una certa esperienza militare, d'accordo? Viene costituito questo esercito che vedremo poi avrà anche aiuti dagli europei per poter effettivamente funzionare. La dichiarazione di indipendenza, la costituzione del nuovo Stato viene ritardata a causa dei contrasti delle colonie. Ci vuole un terzo congresso. Nel 1776 i delegati delle colonie realizzano il terzo congresso sempre a Filadelfia. Il 4 luglio del 1776 questo congresso produce uno dei documenti più importanti della democrazia, ma in generale della storia umana, la famosissima Dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America, che ovviamente è il frutto dell'accordo di tutti i delegati delle 13 colonie, ma materialmente viene scritta con una pregevole forma letteraria da un altro grande padre della rivoluzione americana, Thomas Jefferson. Vedremo in dettaglio, cioè con un minimo di dettaglio, che cosa dice la dichiarazione di indipendenza, perché è così importante anche da un punto di vista simbolico, e vedremo poi come procede la guerra di indipendenza. Questo nella prossima lezione. Arrivederci.